Buonasera a tutti amici e bentornati di nuovo nel nostro canale di mobilità elettrica sostenibile. In questo video vogliamo parlare di un mezzo che davvero abbassa tantissimo quella che è l'asticella d'ingresso verso il mondo a zero emissioni. È un mezzo veramente che è molto importante per tantissime categorie di persone, come magari anche i lavoratori che quindi fanno il casalavoro, lavoro casa, i panettieri che magari vanno a consegnare poi a domicilio quelli sono i loro prodotti. Tanto poi vi faccio vedere poi gli allestimenti e le varianti perché sono veramente molto interessanti. I fruttivendoli che altrettanto, come magari anche i ferramenta che hanno bisogno di fare determinate consegne, i ristoratori, il kebabaro, il meraviglioso kebabaro che anche lui andrà magari a consegnare a domicilio, pizzaiolo. Insomma, tanto ora vi faccio vedere tutto all'interno di questo video perché è un mezzo veramente cittadino, che ha un motore tranquillo, che però comunque sia ha un prezzo davvero, vabbè, diciamola così, se voglio essere ridicolo, cosa che non mi interessa affatto, però se cercate su YouTube, su internet troverete cose del genere. Io rimango sempre con le mani tra i capelli, del tipo: questo è un mezzo che a Tesla farà paura, Tesla preparati perché avrà paura. Un mezzo del genere sembra veramente impossibile. Lasciamo perdere, quelli sono veramente i click che maledetti uccideranno il mondo. Questo mezzo che farà paura, paurissima alla pandina, occhio, attenzione, perché questo mezzo è pronto a detronizzarti all'interno di quello del mercato italiano. E per me, anche per questo, all'interno della nostra penisola, Dacia, Renault, ha voluto puntare tantissimo. Infatti siamo uno dei primi paesi in cui ha aperto quella è la possibilità di acquisto di questa vettura. Cosa parliamo? Parliamo della Dacia Spring, un mezzo che, come dicevamo, ha un motore tranquillo, ha una buona autonomia, una discreta capacità di carica. Io avrei fatto una scelta differente rispetto a quella della casa romena francese, ma tanto ora andremo a vedere tutto quello che è questo video, che vi voglio, diciamo, aiutarvi per meglio nella scelta, nell'acquisto. E vedremo anche quelli che sono i prezzari aggiunti, quelli naturalmente è la messa su strada, perché sul loro listino prezzi inseriscono anche quello, quindi mi sembra inutile tirare prezzi a caso. Aggiungiamo tutto, non aggiungo l'IPT perché quello dipende molto dalla provincia di competenza e quindi sarebbe inutile dire pago 300 euro, 200 euro, perché ognuno naturalmente ha la sua spesa specifica. E andremo a vedere anche quelli che sono i colori disponibili, i prezzari, gli accessori. Voglio mettere davvero tutto. Questa vuole essere una guida completa per la scelta all'acquisto consapevole della nuova Dacia Spring. Andiamo insieme a conoscerla insieme e buon video. Andiamo! Iniziamo subito a dire che la nuova Dacia Spring uscirà in 3 versioni, in 2 allestimenti, e cominciamo comunque con le misure perché è importante capire, e per questo dicevo che Panda, occhio, attenzione, perché potresti essere detronizzata. Lunga 3734 mm, larga, specchietti esclusi, 1579 mm, alta 1516 mm, a 290 litri di bagagliaio che possono diventare 620 con i sedili abbattuti. Occhio, perché dopo vi dirò una chicchina, e per questo dicevo varie categorie potrebbero trovarla molto interessante. La batteria che conta 26,8 kWh, in grado di offrire 230 km in ciclo WLTP che superano i 300 in ciclo urbano, però noi ci facciamo poco caso su questo. La garanzia è di 8 anni o 120.000 km ed ha un sistema di carica che comunque sia, dopo vi do una postilla, un monofase da 6,6 kW in grado di erogare un 0-100 in 5 ore ed una DC opzionale solo nella versione, diciamo, maggiore, quindi la Comfort Plus, dal 10 all'80% in 59 minuti, una DC da 30 kW optional che è da 600 euro. Per quale motivo vi dicevo vi do una postilla su quello del mondo della ricarica di questa macchina? Perché personalmente, per gusto personale, per idea che ho, questo è un mezzo veramente cittadino che non è, diciamo, troppo adatto per andare a fare eccessivamente, diciamo, giri fuori porta. Io avrei scelto, a idea mia, invece di utilizzare un monofase da 6,6 e una DC opzionale eventualmente per quanto riguarda la DC da 30 kW, io avrei scelto, come una scelta fatta come con la Twingo, sempre del gruppo Renault, un trifase da 22 kW. Semplicemente quello, io penso che sarebbe stato veramente molto più utile, perché avere una ricarica in 5 ore
Ragazzi, parliamo di un mezzo estremamente cittadino e quindi la C predomina assolutamente per quello che riguarda questa vettura. Una riaria in 5 ore mi sembra veramente tanto. E io avrei considerato e avrei consigliato, De Meo, ascoltami, di inserire davvero in questa vettura più che altro una trifase da 22. Per me era veramente molto più consigliato. Mezzo cittadino, le colonnine principali della città sono le AC, quindi per me una C potenziata come quelle al gruppo Renault per me sarebbe stata molto molto più utile. Non so quanta gente possa andare in vacanza con un mezzo del genere, quindi la DC la utilizzerai? Sì, ma molto tirato rispetto a quella della C. Renault, ascolta. Continuiamo. Il motore Conte, per questo dicevo, non è troppo prestazionale, 33 kW o 44 cavalli, in grado di dare 125 Nm di coppia. La velocità massima è 125 km/h, però ci vuole un pochino metterci, diciamo, per arrivarci, perché lo 0-100 si ferma a 19,1 secondi, però è più prestazionale lo 0-50 che si ferma a 5,8 secondi, quindi per divincolarvi in quelli che sono, diciamo, i caos cittadini va più che bene. Dicevamo, le versioni disponibili di questa vettura sono tre. Una sarà, diciamo, disponibile però nel 2022. Abbiamo la versione, diciamo, d'acquisto per privati, abbiamo la versione da sharing e abbiamo la versione cargo. Che cosa, diciamo, differisce la versione cargo? La versione cargo praticamente i posti posteriori spariscono e praticamente dietro è tutta versione, diciamo, è tutto bagagliaio, che diventa un 1100 litri, diciamo, disponibili con una capacità di carico massima di 325 kg. Per questo io dicevo, per tantissime persone questa versione, questa vettura può essere veramente importante. Persone come me che vanno a lavorare, ritornano, che fanno un centinaio di chilometri, persone come dicevamo, il fruttivendolo, il ristoratore, il ferramenta, il kebabaro, tutti quelli che comunque sia, soprattutto in questo anno, l'anno scorso, che devono fare tantissime consegne a domicilio, possono davvero trovare nella versione cargo 1100 litri di bagagliaio, veramente una cosa molto interessante per fare i propri giri. Tanto ragazzi, lo sapete meglio di me, che magari avete fatto degli acquisti con consegna, diciamo, a domicilio, potrebbe essere alimentare o quant'altro, che insomma... tanto io ho tanti ristoratori, diciamo, vicino a casa, che comunque sia consegnano nel comune o consegnano comunque sia al massimo nei comuni limitrofi, e avere un mezzo del genere che comunque sia vi dà una buona capacità di carico, 1100 litri sono tanta roba, con 325 kg trasportabili, è veramente un qualcosa di livello, soprattutto se magari il ristoratore di turno o quant'altro ha un piazzale suo e quindi magari può averla al 100% per andare a fare i propri giri e poi magari tornare a casa. Quindi questo è un mezzo che per me, io lo vedo tantissimo per situazioni del genere. E ragazzi, ora andiamo a vedere anche quelli che sono gli allestimenti e i prezzari. Anche per questo dico, Pandina, occhio, perché tanta roba, confronto e ci sta. Andare a vedere quelli che sono gli allestimenti, guardiamola un po' da fuori. A me piace, diciamo, la trovo veramente molto carina, strizzo un po' l'occhio ai subettini, anche se il mezzo è piccolo di dimensioni, ma non mi dispiace, anche queste delle calcomannie arancioni, veramente interessante. Poi andiamo all'interno e troviamo un display da 3,5 pollici e diventa 7 pollici con navigatore per quanto riguarda la versione più premiale, con la compatibilità Android Auto ed Apple CarPlay. Andiamo a vedere appunto quelli che sono gli allestimenti, vi metterò anche tutti quelli che sono gli accessori qui in questa distinta, in maniera tale che voi vediate anche i prezzari di, diciamo, tutte le scelte disponibili. Nella Comfort, che è il primo allestimento, abbiamo il limitatore di velocità, i cerchi da 14 pollici, le luci diurne a LED, il clima manuale, gli specchietti retrovisori elettrici, e abbiamo la possibilità di accedere alla vettura con l'applicazione MyDacia, che ci dà lo stato di aria, il precondizionamento, la geolocalizzazione e la ricarica start e stop. Quindi bravi, perché la mia Opel Corsa lo start e stop sulla ricarica non ce l'ha, quindi Opel orecchi tirati. E no, il prezzo ve lo dico dopo. Andiamo a vedere quella è la Plus, in cui aggiungiamo la vernice metallizzata, che qualsiasi sia è gratuito, inserito, diciamo, nell'allestimento, il sensore di parcheggio con retrocamera, la ruota di scorta, il navigatore da 7 pollici come dicevamo poc'anzi, e tutte quelle sono le decalcomanie arancioni che sono, diciamo, gratuite in questo allestimento, sono, diciamo, inserite. Oltre al fatto, se non mi scordavo,
abbiamo anche, non sappiamo ancora quale, un'offerta economica dedicata per quell'allestimento che è la Plus, che dovremo poi vedere in seguito. Gli accessori, poi andiamo a vedere tutto. Solo per quanto riguarda la Plus, quindi la Comfort Plus, abbiamo la disponibilità del caricatore DC da 30 kW per 600 euro. Per quanto riguarda la Comfort, come dicevamo, i colori sono a pagamento, quindi il grigio, il blu, il rosso, nei metallizzati costa 610 euro e la ruota di scorta per la Comfort, nell'altro già inserito, 250 euro. Ora andiamo a vedere i prezzi, perché lì si va sull'interessante. Sulla Comfort costa di listino 19.900 euro, che al netto di quello che è, diciamo, l'incentivo statale con rottamazione, 9.460 euro. Inserita quella che è la messa su strada, che è di 696 euro, a prescindere dall'allestimento, abbiamo 10.156 euro. Però siccome do ragione a tutti coloro che non hanno una vettura da rottamare, io, diciamo, se uno non ha furie particolari, consiglio di fare come ha fatto il sottoscritto, di prendere un rottame, di piazzarselo se ha la disponibilità naturalmente di un terreno, lì a lasciar macerare, aspettare un anno, un po' come se fosse il vino, no? Uno fa il vino, poi aspetta un pochino che migliori e sia, diciamo, disponibile alla bevuta, aspetta un anno e poi lo rottama. Comunque se uno non ha questa possibilità, il prezzo è maggiorato di 4.000 euro. Uno deve considerare che il prezzo è per quanto riguarda la rottamazione, aggiunge 4.000 euro e trova, diciamo, il prezzo per quanto riguarda la vettura senza rottamazione, perché ricordo che invece di 8.000 euro di incentivo ne abbiamo 5.000, invece di 2.000 euro di sconto obbligatorio sono 1.000, che magari però, ragazzi, siccome lo sconto obbligatorio, diciamo, se lo accolla quella è la casa, quindi voi insistete, perché cavolo, se la Dacia, la Renault può permettersi di fare 2.000 euro di sconto per quelli che c'è una rottamazione, lo devono fare anche per voi, perché per loro non cambia niente. Quindi ragazzi, almeno 2.000 euro di sconto, ragazzi, senza se e senza ma, se lo fanno per loro lo devono fare anche per voi, quindi fatevi sentire. Abbiamo anche quello che è il prezzo della Plus, 21.400 euro, che diventa con rottamazione 10.960, a cui va aggiunto 696 euro di messa su strada e diventano 11.656 euro, a cui poi va aggiunto l'IPT, ma quello potete guardarlo anche da voi. Non sono in grado, ogni provincia fa il conto suo, di darvi un conto preciso specifico. Quindi 10.156 o 11.656, a cui va aggiunto eventualmente 4.000 euro se non avete rottamazione. Io consiglio 3, visto che per me lo sconto deve essere identico, perché per la casa non cambia assolutamente niente. Come dicevamo, un mezzo che abbassa tantissimo il livello di ingresso del mondo elettrico, naturalmente con alcune limitazioni del caso. Questo è un mezzo estremamente cittadino che non consiglio di utilizzare se magari dovete fare 150 km di autostrada, anche se l'autonomia dichiarata è 230, però in autostrada diciamo te ne potreste accorgere, perché l'autonomia andrà a calare. Quello che non mi sono accorto, perché ho cercato ovunque, non mi è riuscito di trovarlo, è diciamo, se il mezzo alla pompa di calore non l'ho trovato, credo di no, visto il prezzo d'ingresso. E poi quello che non sono riuscito a capire è il livello di condizionamento della vettura. Mi spiego. La batteria ha un impianto di, diciamo, riscaldamento e raffreddamento? Sì, no e come? Non l'ho trovato. Quindi non so se è a liquido, non so se è ad aria, non so se è niente. Non lo so. Su questo punto di vista, ragazzi, perdonatemi, non sono riuscito a essere preciso, specifico, perché non l'ho trovato. L'ho cercato in tutte le maniere, non mi è riuscito di capire il livello, diciamo, di sicurezza del pacco batterie. Anche perché magari d'inverno, se diciamo, la batteria non è climatizzata o è climatizzata solo ad aria, diciamo, potreste accorgervi, perché l'autonomia cala. Insomma, il mezzo è veramente molto interessante. La pandina, diciamo, se ne potrebbe accorgere, perché le misure sono quelle, il prezzo. Voi andate a vedere davvero il configuratore della Panda Mild Hybrid, quindi vedete un termio con le pile Duracell, e vedete il prezzo è anche più alto, sicché questo mezzo può essere molto interessante. Come qualcuno voi mi ha consigliato, mi ha davvero mi ha dato uno spunto di riflessione, faremo poi un video dedicato sulla scelta, diciamo, tra la Twingo e la Dacia. Stesso gruppo, prezzo un po' maggiore per quanto riguarda la Twingo, che però per me si fa preferire per altre situazioni, ma insomma faremo un video dedicato. Non la settimana prossima, perché la settimana prossima, siccome il 22 di marzo mi arriverà quella è la bolletta bimestrale in cui
all'interno ci sta diciamo la riaria totale della vettura all'interno del nostro domicilio, andremo a fare due conti e quindi andremo a vedere quanto abbiamo speso, qualcosina avrò risparmiato anche perché ho fatto ricariche gratuite, molte meno di quelle che speravo, perché questo arancione, rosso, verde, giallo, sti colori ci permettono di uscire di casa, forse no, forse sì, forse poi, quindi non avendolo nel mio comune non è proprio semplicissimo sempre utilizzare queste possibilità che ci offre, diciamo, il mondo elettrico. E andremo a fare anche un confrontino per quanto riguarda il mondo termio, quanto avrei consumato e speso con la vecchia vettura. Diciamo poi per la diciamo, versione benzina io non avevo una versione benzina, l'avevo a suo tempo. Magari posso fare un contaspanne con 17 km al litro, forse sbaglio, non lo so, però comunque sia, se avete un mezza benzina fate i vostri conti. Io considererò quello è il prezzo al litro. Per il diesel sono sicuro perché so quanto consumavo, per il benzina magari si può fare un contaspanne, ma insomma vedrete quanto ho risparmiato perché magari vi faccio un pochino venire la voglia del mondo elettrico nel caso non l'aveste diciamo ancora diciamo nelle vostre disponibilità, e il canale Marco Elettrico serve proprio anche da aiutare quelli che vogliono fare questo passo verso il mondo a zero emissioni. Bravi ragazzi, di sicuro. Quindi ragazzi io vi saluto, vi ringrazio, spero di aver fatto un buon servizio, di potervi aiutare sempre di più in questo mondo. Nel canale troverete anche tutte quelle sulle vetture, abbiamo avuto modo di discutere all'interno, diciamo, come la Volvo C40 Recharge, come tutte le altre, tanto c'è anche una playlist dedicata. Io vi saluto ragazzi, vi ringrazio, iscrivetevi al canale qualora non l'aveste fatto e sempre Forza Elettrico, sempre Forza Elettrico. Un bacione e alla prossima, ciao!